Buongiorno a tutti, mi scuso ma sono giù di voce e un po' raffreddato. Allora io credo che per riuscire a capire quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere nell'anno prossimo dobbiamo focalizzare alcuni personaggi e credo che lo faremo nelle prossime settimane. Uno di questi, protagonista dell'inciucio prossimo venturo, anzi in pieno corso con il Partito dell'Amore, è Massimo D'Alema. Massimo D'Alema ormai non riesce più a nascondere nemmeno per 30 secondi quello che vuole fare, perché è arrivato a un tale livello di inciucismo che gli scappano gli inciuci proprio anche senza volerlo. E quindi l'altro giorno, quando una giornalista gli ha chiesto se siamo di nuovo in clima di inciucio, lui ha risposto: beh, insomma, gli inciuci non sono mica sempre stati soltanto delle cose negative. Per esempio Togliatti ne fece di positivi, perché a volte gli inciuci servono. In realtà quello che serve ogni tanto è qualche compromesso, possibilmente non al ribasso ma al rialzo, in nome di valori. Infatti D'Alema si riferiva al compromesso fatto da Togliatti con il mondo cattolico al tempo del concordato, anzi della conferma del concordato di Mussolini, che fu inserito nella Costituzione italiana, d'accordo con i comunisti. Una scelta che si può discutere. Io per esempio sono contrario ai concordati, sono per il principio cavouriano, libera Chiesa in libero Stato, senza che ci siano particolari accordi né privilegi tra il potere temporale della Chiesa e lo Stato italiano. Ma insomma, questo non era certamente un inciucio che salvasse gli interessi di bottega di qualcuno, l'accordo fra comunisti e cattolici a proposito dei rapporti Stato-Chiesa. Quello di cui si sta parlando oggi non c'entra niente con i principi, non c'entra niente con la religione, non c'entra niente con le idee, c'entra con la bottega, la solita, o le solite, perché qualcuno un giorno o l'altro magari ci spiegherà che cosa ci guadagna la bottega del centro-sinistra a darle tutte vinte a Berlusconi. D'Alema poi, dato che ormai è regolarmente il primo sospettato ad ogni inciucio, e ci mancherebbe altro, se n'è uscito in un'intervista, una chiacchierata con il vice direttore dell'Unità, con questa frase: quali sarebbero in tutti questi anni gli accordi sottobanco che avremmo fatto con Berlusconi? Sarei curioso di sentire l'elenco. Evidentemente ha un principio di Alzheimer, speriamo di no. Non si ricorda più quello che ha fatto fino a poco prima. E allora questa rubrica, questo passaparola è felice di rinfrescare la memoria sbiadita e annebbiata di Massimo D'Alema. La carriera di Massimo D'Alema è iniziata nella notte dei tempi, come tutte le carriere di tutti i politici italiani che sono lì poco da 20 anni, quando non da 30. Lui è nato nel 1949 a Roma, aveva un padre che era un grande personaggio, che ha fatto parte delle commissioni d'inchiesta sia sulla P2 sia sul caso Sindona, esattamente l'opposto di come è venuto poi fuori il figlio. Il padre era uno che combatteva contro i poteri occulti, con i quali poi il figlio, con i rappresentanti dei quali poi il figlio si è spesso e sta di nuovo per mettersi d'accordo. Maturità classica, giornalista, non si è laureato, anche se ha studiato un po' a Pisa. Ha detto lui di avere tirato delle Molotov, ma c'è chi dubita persino di quello, cioè si pensa che se ne sia vantato ma che poi non le abbia tirate davvero, come se quello fosse un vanto, fra l'altro. È deputato dal 1987, è stato vice segretario del PDS, subito dopo che Occhetto cambiò il nome e la natura del Partito Comunista dopo il crollo del muro di Berlino, e poi fu segretario nel 1994, dopo che il centro-sinistra perse rovinosamente prima le elezioni politiche di marzo contro Berlusconi e poi ulteriormente le elezioni europee di giugno. Occhetto si dimise, e caso piuttosto raro, un politico che perde le elezioni e si dimette. Infatti è stato subito raso al suolo Occhetto, proprio perché chi si dimette per avere
perso le elezioni e va fatto scomparire in modo che non dia cattivo esempio agli altri che invece di elezioni ne hanno perse 10 o 12, ma ci hanno fatto sopra una carriera. D'Alema diventa dunque segretario nel 94, poi nel 97 diventa presidente della bicamerale, nel 98 presidente del Consiglio fino al 2000 e poi con il ritorno di Prodi al governo nel 2006 D'Alema diventa vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri. È in Parlamento dunque da legislatura 87, legislatura 92, legislatura 94, legislatura 96, legislatura 2001, legislatura 2006, legislatura 2008. Sono 7 legislature al Parlamento italiano più una legislatura al Parlamento europeo. Non male. Quali sarebbero in tutti questi anni gli accordi sottobanco che avremmo fatto con Berlusconi? Sarei curioso di sentire l'elenco rapidamente. La carriera di D'Alema è così composta: disastri su disastri dal punto di vista personale, non ne ha mai azzeccata una, e nello stesso tempo vantaggi su vantaggi dal punto di vista di Berlusconi. Quindi D'Alema è una specie di eremita che tutto quello che tocca diventa oro per Berlusconi e invece diventa letame per quanto riguarda il centro-sinistra e anche il povero D'Alema che ha collezionato più fiaschi di una cantina. Comincia subito, dicevo, con gli accordi sottobanco alla fine del 94. Sopra il banco sfiducia il governo Berlusconi insieme a Buttiglione, allora leader del Partito Popolare, e a Bossi, che rovescia il governo di cui faceva parte nel dicembre del 94. Alla vigilia di quell'appuntamento, cioè della caduta del primo governo Berlusconi 22 dicembre 94, c'è una sentenza della Corte Costituzionale, la quale stabilisce un principio antitrust correggendo la legge Mammì, cioè la Corte stabilisce che la legge Mammì è incostituzionale laddove consente alla Fininvest di avere 3 reti televisive e quindi impone che Fininvest scenda a 2. A quel punto, subito dopo, cade il governo Berlusconi. Berlusconi, dopo soli 7 mesi dal suo ingresso in politica, si sente già spacciato perché è caduto il suo governo, il suo alleato Bossi l'ha mollato e comincia a chiamarlo il mafioso di Arcore, cioè comincia a capire. Dall'altro lato nasce un governo Dini che per volontà di Berlusconi sta in piedi senza i voti di Berlusconi, di Alleanza Nazionale e del CCD, che all'epoca era il partito di Casini, che stavano insieme. Quindi un governo che sta in piedi grazie alla Lega e al centro-sinistra, oltre alla sinistra estrema. C'è una sentenza della Corte Costituzionale. Che cosa farà mai la nuova maggioranza? I famosi comunisti prenderanno la sentenza della Corte Costituzionale, che non è propriamente un organo eversivo, e la tradurranno in legge, come peraltro bisogna fare in questi casi. E quindi Berlusconi dovrà rinunciare a una televisione. Ma rinunciando a una televisione perderà il confronto con la RAI, che ne ha 3 di televisioni, mentre lui dovrà scendere a 2. Proprio nel momento in cui sta avviando le procedure per quotare in borsa le sue televisioni, perché le sue aziende sono indebitate fino al collo, c'è chi parla di 5.000, c'è chi parla addirittura di 7.000 miliardi di lire di debiti, e le banche gli chiedono di rientrare perché non si fidano più di lui. Gli avevano dato un po' di respiro quando era diventato Presidente del Consiglio, perché il Presidente del Consiglio non si può dire di no, ma adesso che si è afflosciato il suo governo, Berlusconi è di nuovo nei guai. Quindi tutto gli capita nel momento più delicato in cui cerca di quotare in borsa le sue TV, cioè cerca di portare sul mercato azionario i suoi debiti accollandoli sui risparmiatori. È in questo momento che c'è il primo accordo sottobanco, come lo chiama D'Alema. E forse è anche l'unico accordo sottobanco, forse è in quell'occasione che Silvio e Max si mettono d'accordo con un accordo inossidabile, un patto d'acciaio,
che incredibilmente sopravviverà all'usura del tempo, delle intemperie e che dura ancora oggi. È un accordo che resta segreto fino a quando Luciano Violante, il più furbo della compagnia, se lo lascia sfuggire in un dibattito parlamentare nel febbraio del 2002, quando si sta discutendo della legge burla di Frattini sul conflitto di interessi, siamo durante il secondo governo Berlusconi, e c'è un bel tomo di Alleanza Nazionale, un certo Anedda, quale osa persino accusare il centro-sinistra di volere espropriare le televisioni di Berlusconi. Pensate, il centro-sinistra. Giustamente risentito, Violante si offende. Il suo discorso credo che molti di voi lo conoscano, perché grazie a Sabina Guzzanti che lo ha inserito nel film Viva Zapatero è diventato celeberrimo. Celeberrimo per le cose che dice Violante e per le facce che fanno gli altri leader del PDS, o dei DS, all'epoca credo si chiamassero già così, intorno a lui, non perché non sapessero la cosa, ma perché Violante se la stava facendo scappare in pubblico. Violante che cosa dice? Onorevole Anedda, piano con le parole, esproprio, eccetera. Chieda a Silvio Berlusconi, e per conferma all'onorevole Letta, che cosa è successo quando è caduto il primo governo Berlusconi. Noi, dice, abbiamo assicurato l'onorevole Berlusconi, ed era presente anche l'onorevole Letta, che non gli avremmo toccato le televisioni. Il contesto è quello che vi ho detto. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che Berlusconi deve scendere da 3 televisioni a 2, cioè deve prendere probabilmente la più piccola, Rete 4, venderla o spedirla sul satellite, o comunque va spenta e le frequenze vanno date a un altro, perché bisogna garantire il pluralismo. Ci sono troppi pochi soggetti che hanno le mani sulle televisioni, bisogna allargare il ventaglio, questo dice la Corte. E loro, in presenza di una legge, di una sentenza della Corte Costituzionale, che cosa fanno? Vanno da Berlusconi e Letta, che è l'altro grande protagonista degli inciuci di questi anni, è l'altro grande punto di riferimento dell'inciuccio D'Alema Berlusconi, è lo Sherpa, è il Pony Express che va e viene tra i due. Gli dicono: a noi della sentenza della Corte Costituzionale non ce ne frega niente, ti garantiamo che non ti tocchiamo le televisioni e che quindi non tradurremo in legge la sentenza della Corte. E badate, in quel momento fare una legge antitrust sulle TV che tenesse l'impostazione appena data dalla Corte, che non era facoltativa, era obbligatorio farla, avrebbe avuto un'amplissima maggioranza in Parlamento, perché quello è il periodo in cui Bossi diceva che bisognava spegnere i ripetitori di Fininvest per ricostituzione del partito fascista. Era il momento in cui Bossi parlava di Berlusconi come del mafioso di Arcore, lo accusava di trafficare in droga. Era il momento in cui le televisioni Fininvest stavano pestando mediaticamente Bossi e la Lega perché avevano osato far cadere Berlusconi e sostenere un governo che non gli piaceva con il centro-sinistra. Quindi era un momento in cui, oltre al centro-sinistra, una legge sul conflitto di interessi, ed è un'altra cosa, e soprattutto una legge antitrust sulle televisioni, avrebbe ottenuto un'amplissima maggioranza in Parlamento. È lì, è in quel momento che, come dirà Violante nel 2002, vantandosene, che il centro-sinistra, anzi il vertice dalemiano del PDS, promette a Berlusconi che se ne infischierà della sentenza della Consulta e non gli toccherà le televisioni, perpetuando un sistema incostituzionale. Quali sarebbero in tutti questi anni gli accordi sottobanco che avremmo fatto con Berlusconi? Sarei curioso di sentire l'elenco. Passano pochi mesi e all'inizio del 95 Berlusconi ha un altro terrore. Ci sono i referendum sulle TV, promossi dalle ACLI, dal gruppo di Fiesole, un gruppo di giornalisti di sinistra, promosso da varie associazioni, ARCI. Si tratta di vietare i film, gli spot dentro i film in televisione, danno enorme per chi campa sulla pubblicità televisiva, e si tratta di portare
il numero delle reti a una per ogni soggetto privato. Ogni soggetto privato potrà avere una televisione, che è già il massimo concesso negli altri paesi. Ci sono dei paesi come la Spagna in cui non si può possedere nemmeno la metà di una rete televisiva, bisogna mettersi in società con altri. Questo referendum, sostenuto da autorevolissimi registi, eccetera, eccetera, rischia di prevalere. Perché? Perché insomma, se chiedi a uno se vuole vedersi un film tutto insieme o se invece lo vuole lardellato di spot pubblicitari, è evidente che la gente risponderà in quel modo lì. E se chiedi alla gente vuoi più pluralismo o meno, la gente immagino che chiederà più pluralismo, anche tra quelli che votano per il centrodestra. E allora che cosa succede? Succede che Berlusconi, tramite Letta, fa sapere che sta per vendere le sue televisioni e che quindi è inutile fare i referendum perché tanto lui le vende le televisioni. In più dice: mettiamoci d'accordo in Parlamento per una riforma bipartisan delle televisioni che renda inutile questo referendum che costerebbe un sacco di soldi ai cittadini contribuenti. Naturalmente gli altri, i tonni, abboccano oppure fanno finta di abboccare. Letta fa la spola. Tenete presente che il centro-sinistra in quel momento insieme alla Lega hanno la maggioranza. Berlusconi deve piatire perché non comanda lui in quel momento. I tonni avviano una trattativa durante la campagna elettorale per il referendum, per vedere se si riesce fino all'ultimo a evitarli i referendum. Solo che Berlusconi sulle sue televisioni bombarda di spot dicendo votate no, votate no, votate no, votate no al referendum, perché se votate sì non avrete più le televisioni private, non avrete più i vostri programmi preferiti, le TV verranno spente. Sono degli spot terroristici, falsi, per terrorizzare la povera gente che non sa niente di queste cose, e sono degli spot talmente falsi che il garante condannerà le reti Fininvest a ripristinare la verità con degli spot veri, ma Fininvest ripristinerà la verità una volta votato il referendum. Dall'altra parte il centro-sinistra, invece di sostenere il referendum, non fa praticamente campagna. Perché? Perché crede o finge di credere che Berlusconi sia favorevole a fare una legge condivisa, bipartisan, trasversale, e che comunque stia per vendere le sue televisioni. Anzi, c'è pure qualche idiota del centro-sinistra che dice: no, per carità, non venderle a Murdoch, non venderle all'estero, è meglio che rimangano italiane anche nelle tue mani. No, perché questi sono dei geni. Risultato: la campagna elettorale la fa solo Berlusconi per il no, quella del sì non c'è, anche perché il sì non ha soldi, mentre il no è Berlusconi. Alla fine Berlusconi fa saltare il banco, non si fa nessuna legge condivisa, lui non vende nessuna televisione, vince il referendum perché ha fatto da solo la campagna elettorale, e così D'Alema il giorno dopo dice adesso ha vinto il referendum, non possiamo più fare una legge che gli tolga almeno una televisione, come dice la Corte. Perché? Perché gli italiani hanno appena votato contro la prospettiva di togliergliene due. A parte che la logica non c'entra niente, perché può benissimo darsi che la gente sia favorevole a levargliene una e non due. E in secondo luogo, che cosa dice la gente o non dice la gente non c'entra niente. La Corte Costituzionale ha stabilito una cosa e tu la devi fare. E D'Alema dice: da questo momento col referendum noi non potremo più fare una legge a maggioranza senza i voti di Berlusconi sulle TV di Berlusconi. Cioè o Berlusconi vota una legge che gli toglie le TV, oppure noi non la possiamo fare. L'accordo del 94 dura. A quel punto cade il governo Dini e si dovrebbe andare alle elezioni, anche perché Berlusconi sono mesi che urla elezioni anticipate, un colpo di Stato, il governo Dini che ci impedisce di andare alle elezioni, scalfaro golpista. C'era già il partito dell'amore all'epoca, quindi Berlusconi insultava il Presidente del Consiglio, che non era lui, cioè Dini, il capo dello Stato, chiamandolo golpista, serpente, eccetera, ma insomma, il partito dell'amore, no? Quando lui fa questi insulti è dolce stil novo. E quindi si pensa, dice, cade il governo Dini alla fine del 95 e si va alle elezioni, no? Berlusconi vuole le elezioni, e invece no, Berlusconi ha cambiato idea. Perché? Perché deve quotare in borsa le sue televisioni e quindi ha bisogno di stabilità politica. In più non può rischiare certo di perdere le elezioni. In più
i giudici di Milano hanno pure scoperto finalmente di chi è la famosa Oliverian che pagava miliardi su miliardi a Craxi. Che prendeva i soldi Craxi per fare le stesse leggi che poi D'Alema farà gratis, o almeno così si pensa. E allora Berlusconi teme fortemente l'aspetto giudiziario ora che i giudici hanno le mani sulla sua finanza estera, dalla quale poi si scopre che partiranno non solo i soldi per Craxi, ma anche i soldi per pagare i giudici, per aggirare le leggi antitrust in Italia, in Spagna, eccetera. E allora cosa decide? Quando è debole sul fronte giudiziario, Berlusconi fa la faccia serena e amorevole e chiede aiuto. Il suo modo di chiedere aiuto è offrire il dialogo. Il centrosinistra, nel momento in cui Berlusconi dice dialoghiamo, non andiamo alle elezioni, cosa dovrebbe fare? Fare quello che farebbe qualunque politico furbo, cioè andare subito alle elezioni. Anche perché ha un candidato molto forte, che è stato lanciato da alcuni mesi grazie a un genio della politica, Nino Andreatta, il candidato si chiama Romano Prodi, che nei sondaggi è dato molto favorito. Invece D'Alema, chissà come mai, contro gli interessi del centro-sinistra e a favore degli interessi di Berlusconi, che teme le elezioni perché teme Prodi, decide di mettersi d'accordo con Berlusconi per logorare Prodi, che lui considera un intruso nel centro-sinistra perché non appartiene al suo giro, e di fare un bel governissimo insieme a Berlusconi e agli altri grandi partiti, che faccia le riforme e che allontani non solo l'arrivo in politica di Prodi, ma anche le ambizioni di leadership di Fini, che già all'epoca stava cercando di smarcarsi dal Cavaliere, e soprattutto l'imminente ingresso in politica di Di Pietro, che era stato tenuto fuori dal giro per 2 anni dopo le sue dimissioni da magistrato, era stato bombardato di processi basati sul nulla, infatti finiti tutti nel nulla. A Brescia gli hanno fatto una cinquantina di capi di imputazione in una trentina di procedimenti, altro che la persecuzione denunciata da Berlusconi. Di Pietro è il politico più perseguitato che ci sia stato prima ancora di entrare in politica. E quindi un bel accordicchio, un bel governissimo D'Alema-Berlusconi. Viene incaricato dell'operazione Antonio Maccanico, che è una specie di inciucio vivente. Maccanico ci prova. Ci sono anche delle divertenti intercettazioni telefoniche in quel periodo fra alcuni personaggi che stanno nell'entourage di questo governissimo Maccanico, a cominciare da Lorenzo Necci, ex presidente delle Ferrovie, nelle quali si parla tranquillamente di amnistia. Quello era il governo, delle larghe intese o, come disse Dini in un lapsus, in una conferenza stampa, delle larghe imprese. C'erano tutte le grandi imprese e tutti i politici coinvolti in Tangentopoli che rischiavano di finire dentro perché ormai i processi erano arrivati alla fine e che aspettavano l'amnistia, e a questo doveva servire questo governo con la scusa delle riforme. Quando voi sentite parlare di grande riforma, traducete subito amnistia, impunità. A questo servono in Italia le riforme, come pretesto per fare l'amnistia. D'Alema e Berlusconi dunque vanno avanti, compaiono per la prima volta insieme a porta, a braccetto. Vespa Sensale di matrimonio presenta per la prima volta la coppia Silvio-Max in televisione, i due cinguettano, una meraviglia, un amore proprio. Purtroppo per loro il tentativo va a catafascio perché Fini da una parte e Prodi dall'altra spingono per le elezioni, fanno saltare il banco e quindi Silvio e Max rimangono promessi sposi. Si va alle elezioni e infatti le vince Prodi. Le vince Prodi, D'Alema a quel punto è destinato a rimanere disoccupato, talmente sdegnoso nei confronti di Prodi che decide di non entrare nemmeno nel governo Prodi, anche perché il progetto dell'Ulivo non gli piace. Il progetto dell'Ulivo piace a Veltroni, mentre D'Alema lo considera un abominio. D'Alema è per un partito socialdemocratico di tipo ottocentesco
e quindi non vuole sentir parlare di Ulivo, ma soprattutto non vuole sentir parlare di società civile. Quello è il momento in cui nascono i circoli dell'Ulivo che vanno oltre i partiti, liste civiche, i club dell'Ulivo, no? Era il momento in cui la gente sperava di essere protagonista, di potercela fare anche all'interno della politica tradizionale. Quindi D'Alema non entra nel governo e comincia subito a scavare la terra sotto i piedi a Prodi, inventandosi, insieme a Berlusconi, una bicamerale per riformare addirittura la Costituzione. L'accordo viene fatto nel luglio del 96. Il governo Prodi è appena insediato. Gli elettori sono gabbati naturalmente, anche perché nessuno li ha avvertiti che il centro-sinistra, se avesse vinto le elezioni, si sarebbe messo d'accordo con Berlusconi per riscrivere la Costituzione, con uno così. Berlusconi in quel periodo era indagato a Milano per corruzione giudiziaria e corruzione semplice, a Palermo per mafia e riciclaggio, indagini poi archiviate, ed era addirittura indagato già a Firenze come possibile complice delle stragi del 93 insieme Dell'Utri. Con uno così D'Alema si mette d'accordo per iscrivere non il codice della strada, ma la Costituzione repubblicana. Nello stesso giorno in cui a luglio fanno l'accordo per la bicamerale, passa una legge che proroga sine die le 3 reti della Fininvest. E cosa è successo? È successo che entro la fine di agosto, il Parlamento deve fare qualcosa per dare risposta a quella sentenza della Corte Costituzionale, Fininvest da 3 reti a 2. Il Parlamento ha avuto 1 anno e mezzo per fare qualcosa, non ha fatto una beneamata mazza e adesso c'è la scadenza. L'hanno lasciata arrivare apposta la scadenza, naturalmente, per potersi fingere colti alla sprovvista e giustificare ciò che nessuno giustificherebbe, una proroga per fare in 6 mesi ciò che non hai fatto in 1 anno e mezzo. Infatti non lo faranno neanche nei 6 mesi successivi. Maccanico dà la proroga perché Rete 4 continui a trasmettere fino alla fine del 96. E alla fine del 96 che cosa succede? Niente, un'altra proroga. Dopodiché, nel 97, verrà fatta una leggina nella quale si dice che vale il principio antitrust fissato dalla Consulta, ma che a farlo rispettare, nel caso in cui non fosse rispettato, e ad applicare le sanzioni previste, dovrà essere un'autorità per le comunicazioni che entrerà in funzione solo quando ci sarà stato un congruo sviluppo tecnologico delle televisioni. E cosa vuol dire un congruo sviluppo tecnologico? Può voler dire tutto e niente, e infatti non vuol dire niente. È un modo come un altro per dire decidiamo la settimana dei 3 venerdì, che non arriva mai perché ogni settimana di venerdì ne ha uno solo. E infatti da quel momento non ci sarà più nemmeno bisogno di proroghe, è una proroga sine die. Tant'è che nel 2002 la Corte Costituzionale dovrà di nuovo intervenire per dire ve l'abbiamo già detto nel 94 e questa situazione non può andare avanti. Adesso avete 1 anno di tempo, infatti nel 2003, alla scadenza dell'ennesimo ultimatum fissato dalla Consulta, Berlusconi, che nel frattempo sarà tornato al governo, si farà il suo decreto salva Rete 4. Vogliamo aggiungere ancora quali sarebbero in tutti questi anni gli accordi sottobanco che avremmo fatto con Berlusconi? Sarei curioso di sentire l'elenco, ne aggiungiamo ancora un paio. Il primo, Berlusconi è ineleggibile in base alla famosa legge del 1957, quella che rende ineleggibili i concessionari pubblici. Chi ha la concessione per l'attacchinaggio dei manifesti non può fare il sindaco, nemmeno l'assessore.
chi fa il medico in una ASL, dirigente di una ASL, non può fare il consigliere o l'assessore regionale. Sono cariche incompatibili perché? Perché sono in conflitto di interessi. La faccenda del medico è una storia di conflitto di interessi fra cariche, la faccenda delle televisioni è una storia proprio di concessioni, esattamente come ci sono le aziende di telefonia che operano in concessione dello Stato e i loro proprietari non possono essere ovviamente eletti. Allo stesso modo chi ha una radio e ha la concessione per trasmettere o una televisione e ha la concessione per trasmettere non può, secondo la legge del 57, ricoprire cariche elettive. Chi stabilisce la ineleggibilità della persona una volta eletta? La Giunta per le elezioni della Camera se si è un deputato, del Senato se si è un senatore. Quindi decide la maggioranza parlamentare. Quando quello ineleggibile appartiene alla maggioranza, è ovvio che la sua maggioranza lo dichiara eleggibile anche se è ineleggibile, visto che siamo in Italia. In un altro paese le regole sono sacre e quindi valgono per gli amici come i nemici. In Italia, come è noto, per i nemici si applicano e per gli amici si interpretano. E infatti nel 1994 Berlusconi vince le sue prime elezioni, la Giunta per le elezioni della Camera lo dichiara eleggibile, anche se non lo è, con un escamotage, stabilisce che la concessione non è sua, cioè non ce l'ha il proprietario del gruppo Fininvest, ma la concessione ce l'ha il manager al quale il proprietario ha affidato l'incarico manageriale, quindi praticamente rimane ineleggibile con Falonieri, che non essendosi candidato non ha mai chiesto di essere eleggibile, mentre il proprietario è eleggibile perché? Perché la concessione viene accollata al manager che non è il proprietario. È una truffa naturalmente, vidimata col timbro della maggioranza parlamentare, che però nel 96 perde le elezioni e diventa minoranza. Quindi nel 96 finalmente Berlusconi, ineleggibile, eletto ma ineleggibile, finisce davanti alla Giunta per le elezioni della Camera, dove la sua maggioranza non ha più la maggioranza, perché la maggioranza adesso ce l'ha l'Ulivo. E cosa fa l'Ulivo? La stessa cosa che ha fatto il Polo 2 anni prima. Continua a dichiarare ineleggibile con Falonieri, che non ha mai chiesto di essere eleggibile perché non si è mai candidato, e continua a dichiarare eleggibile Berlusconi, che non lo è. E questa scena si ripeterà nel 2001 con Berlusconi di nuovo in maggioranza, nel 2006 con Berlusconi di nuovo in minoranza e nel 2008 con Berlusconi di nuovo in maggioranza. Cambiano le maggioranze, ma l'ineleggibile viene sempre dichiarato eleggibile. Quali sarebbero in tutti questi anni gli accordi sottobanco che avremmo fatto con Berlusconi? Sarei curioso di sentire l'elenco. L'ultimo, almeno per oggi, è quello che succede nel 1999. Ma questo un po' lo conoscete, quindi lo riepilogo per sommi capi. Il governo D'Alema ha bandito la gara per le nuove concessioni televisive, per rimettere ordine nella giungla dell'etere. Ciascun titolare ciascun aspirante, editore televisivo, tra quelli già presenti sul mercato, Mediaset, Telemonte Carlo, Video Music, eccetera, eccetera, e quelli nuovi, Europa 7.1 e Europa 7.2, presentano le loro credenziali. Vengono tutte accolte queste domande, tranne quella di Rete 4, perché? Perché è eccedente rispetto al principio antitrust della Corte Costituzionale. E quindi Rete 4 perde la concessione e ottiene la concessione a Europa 7. E cosa fa il governo D'Alema? Invece di prendere le frequenze di Rete 4, spegnerla e cedere le frequenze a Europa 7, che ha vinto la gara mentre Rete 4 l'ha persa,
concede una abilitazione provvisoria a Rete 4 a continuare a trasmettere anche se non ha più la concessione. Lascia le frequenze a un soggetto che non ha la concessione, che ha avuto la concessione non ottiene le frequenze, e che questa abilitazione provvisoria prosegue nel corso degli anni fino a quando poi Berlusconi va al governo e sistema le sue pendenze con la legge Gasparri 1 e bocciata quella con la legge Gasparri 2. Quali sarebbero in tutti questi anni gli accordi sottobanco che avremmo fatto con Berlusconi? Sarei curioso di sentire l'elenco. Il resto alla prossima puntata. Intanto, ovviamente, sul Fatto Quotidiano seguiremo ogni giorno l'evoluzione dell'inciucio, cercando di smascherare che cosa nasconde, quali altri accordi sottobanco sono celati in questo nuovo inciucio, anche se ormai sono talmente evidenti che avvengono alla luce del sole sopra il banco. Passate parola.